Ciao ragazzi, come avrete capito sono Kuroniko, l'amministratrice della pagina e è la prima volta che faccio un video sinceramente e che lo posto su internet, però ci tenevo un attimo a farlo perché oggi avevo in mente di pubblicare un post che però è un po' complicato da spiegare in scritto e forse è un po' più intuitivo, più comprensibile se appunto faccio un video con aggiunta di qualche clip anche per voi, così vi rinfrescate un attimo la memoria su delle parti che magari nella visione dell'anime, quella che sto facendo io attualmente, anche se è ancora in corso, ehm, avete tralasciato o trascurato perché o non la ricordate perché l'avete visto un sacco di anni fa, oppure perché nell'anime, come sapete bene, cioè gli sceneggiatori buttano scene a caso, così magari anche importanti, neanche troppo banali, ma che passano in sordina perché boh, cioè, gli sceneggiatori non sanno fare niente, non sanno fare il loro lavoro, non mettono importanza a determinate cose, lasciano così, lasciano andare magari dei frammenti importanti anche di introspezione psicologica di alcuni personaggi e eh, la gente poi si perde e non riesce a capire come sono fatte effettivamente questi personaggi anche dalle sfumature. È importante riuscire a capire insomma come sono, cosa pensano, perché agiscono in determinati modi. Ovviamente anche oggi il post lo dedichiamo al nostro Lino preferito, però volevo appunto ricollegarmi al post che avevo fatto l'ultima volta sulla storia dell'abusive o meno, e insomma volevo dare manforte alla mia tesi, cioè all'idea che Kisho non è abusive, o perlomeno io non lo definirei soltanto attraverso quell'epiteto, ma è molto molto di più, e dall'anime in alcune scene si capisce, solo che o ci stai attento bene o non te ne accorgi, perché viene data importanza a certe cose e ad altre no. Ad altre ci si passa sopra e poi alla fine ti ritrovi delle haters idiote che cominciano a dire che lui è uno psicopatico, un maniaco, un pervertito, un violento di prima categoria, uno yandere, tutte queste robe qua che insomma a noi estimatrici vere di Kishu queste cose ci girano un po' le palle, diciamolo. Quindi niente, volevo mettere un po' di clip, visto che comunque sono fresca di rewatch. Queste clip, una proviene dall'episodio 27, una dal 38, una dal maledettissimo episodio 39, che direi di fottutissima importanza per la caratterizzazione psicologica di questo poveretto che è Kishu. E volevo anche aggiungere una piccolissima clip dall'episodio 42, anche se non l'ho ancora visto, dovrebbe essere quello, per farvi capire un attimo come Kishu prende sul serio la missione che gli è stata affidata e quanto cavolo ci mette di se stesso e di tutto, non è che va in giro solo, ok, noi scherziamo, diciamo che Kishu va in giro a inseguire le ragazze, però insomma non è solo questo, ragazzi, Kishu è un signor personaggio, sinceramente io vorrei cercare di evidenziare questo dettaglio perché non è esattamente un dettaglio trascurabile, quindi bene, si parte con i clip. 命令はするけど姿を見せない指導者、そんな存在が本当に母性を救う救世主なんでしょうか。我を疑うか。いいえ、でも思ったんですよ。今のあなたはまだ生まれる前の胎児のような状態ではないかと。あなた様は意識こそあれ、自分で自分のパワーを操ることができない。
違いますか？そんな長として認めぬということか。いえ、決してそのようなつもりは。あなた様は確かに我々の長です。だからこそ長い年月を隔てても我々は呼び寄せられたのです。何が言いたい？つまり真の指導者となるために真に覚醒していただきたいのです。ミュウアクアの力を使って。そのために奴らにわざとミュウアクアを渡し、その力をここに流し込んだのです。それによって覚醒の初期段階に導くことができたと自負しています。ではなぜ我々を騙したのだ？ファイに話したら止めるからさ。これはディープブルー様にとっても危険のある賭けだったからね。貴様。ディープブルー様、我らが母性の仲間に救いの手を差し伸べていただけるなら、いつ極刑に処せられても構わない覚悟です。ですからどうか。よかろう。さらなるミュウアクアの力期待している。Allora, partiamo con ordine. La prima clip viene dall'episodio 27, praticamente nell'episodio 26 c'è l'attacco della falena, e vabbè, va a puttane come al solito, però Kishu fa una cosa importante, cioè lascia passare un po' di acqua Mew nella dimensione aliena e in questo modo risveglia parte dei poteri di profondo blu, o di pro blu, dai, andiamo di nomi originali. Allora all'inizio si incazzano tutti perché pensano insomma che Kishu sia il solito cretino che abbia un attimo sabotato il piano così per farsi i cavoli suoi, cosa che effettivamente è vera, però sta facendo i cavoli suoi in funzione della sua missione, quindi per risvegliare Profondo Blu, e lui dice una cosa parecchio importante. ディープブルー様、我らが母性の仲間に救いの手を差し伸べていただけるなら、いつ極刑に処せられても構わない覚悟です。A me sinceramente questa frase mi ha fatto venire i brividi e insomma passa inosservata sinceramente, ma insomma Kishu usa delle parole forti come sempre, dimostrando che frega cazzi se muore, l'importante è che la missione vada a buon fine, che gli alieni tornino sul loro pianeta, la loro terra promessa, e tutti siano felici e contenti, bene. Però Kishu è solo un pervertito psicopatico. 悪いのは人間だよ。この星はもともと僕たちのものだったのに、何万年も夢見てきたんだ。緑と水のきれいな宝石みたいなこの星に帰ってくる日を。だからどんなひどい環境にも負けず、ただ地球に帰ってくることだけを夢見て、今も僕たちの仲間はひどい環境の星で耐えているんだ。僕たちはこんな汚れた星に帰ってくるために夢見てきたんじゃない。ダメです。もうすぐミュウアクアが臨界点を突破します。イチゴ、何度でも言うよ。この星は僕たちのものなんだ。僕たちから見れば地球人こそエイリアンなんだ。L'altra scena viene dall'episodio 38, in cui appunto lui inizia a spiegare la storia del suo pianeta. Vabbè, questa la conosciamo abbastanza bene, ma comunque usa un'enfasi tale che si fa portavoce non solo dei suoi compagni, quindi Pai e Taruto, ma anche di tutti i suoi connazionali, diciamo così, e usano la parola friends, family, per riferirsi a queste persone che si trovano sul pianeta, quindi evidenziando la loro umanità, o meglio la loro non differenza rispetto agli esseri umani, perché anche loro stanno cercando di proteggere qualcuno, di dare loro un futuro migliore. Quindi non sono esattamente
dei cattivi, dei magistrali cattivi, ma sono animati da qualcosa che riusciamo benissimo a comprendere anche noi che guardiamo l'anime. バカな人間たちがこんな街を作り地球を汚した。僕たちの仲間が何万年も夢見てきたこの大地を。故郷の仲間たちは僕たちに希望を託して送り出した。僕はこれまでその仲間たちに応えようと精一杯やってきた。なのに何もかもうまくいかない。僕の計画は完璧だったはずなのに、歯向かう奴がいたって簡単にやっつけられるはずだったのに。どうしてこんなことになっちゃったんだ。イチゴ、L'altra scena è presa dall'episodio 39, scena che vabbè è presente praticamente in tutti gli MV della coppia della Kishigo, solo per una clip un pochino romantica, però effettivamente lui mentre fa passare questo ricordo nella sua testa sta dicendo altro, cioè appunto sta parlando della sua disillusione, della sua delusione anche, piani che credeva geniali, piani che falliscono perché per colpa di Ichigo ovviamente, e si incazza a bestia. Però questo, vabbè, a parte ad essere una scena di importanza incredibile perché comunque si evidenzia ancora di più il dualismo tra la sua missione, quindi il suo dovere, quello che deve fare, comunque anche il fatto che lui ci tenga a compiere la missione in maniera positiva, c'è anche questo ostacolo non solo concreto delle Miu Miu e di Ichigo in particolare che gli impediscono di avere successo, ma ha anche dei sentimenti per lei e vabbè. Kiss me! お前らか。今のビジョンは何だ。さっき母星から送られてきたんだ。環境悪化が進んでるらしい。急がないと。キッシュ、ミューアクアの反応をつかんだ。ディープブルー様より必ず手に入れろとの仰せがあった。いい気なもんだな。おいおいキッシュ、そういう言い方やばいんじゃないの？どうせ僕はディープブルーに嫌われてる。今さら構わないさ。母星のみんなは今か今かと待ってるんだ。ディープブルーが覚醒して自分たちを助けに来てくれる日を。それがどうだ。地球から人類を排除しろだの、ミューアクアを手に入れろだの、母星のことなんかそっちのけじゃないか。一体何を考えてるんだ。それだけ悪態をつけるならもう傷は癒えたようだな。だが作戦に不満を持つ者と行動を共にはできん。我々はミューアクアを探しに行く。お前はしばらくここでじっとしていろ。好きにするさ。キッシュ、なんだよ。母星の仲間を気にかけているのはお前だけではない。L'ultima clip è della puntata 42 dove lui, non si sa come, non è molto chiaro, riceve dei messaggi tramite telepatia, non lo so, dei suoi connazionali che stanno proprio nella merda totale, e quindi lui si sente ancora più in colpa per il fatto che
non ha risolto un cazzo da quando è sulla Terra, quindi anzi le sente pure perché lo credono pure un traditore, perché vabbè ha sventato l'attacco di Pai del giorno prima e ha salvato le Miu Miu, e effettivamente Kishu sei una merda, potevi anche lasciarle crepare e ne stavamo meglio. But vabbè, quindi niente, in questa clip possiamo anche capire che lui è nella merda totale, perché comunque non sa più che cavolo fare, non sa più chi è, non sa più niente, però Kishu è solo un maniaco pervertito, non ha assolutamente un approfondimento psicologico, non è assolutamente un personaggio profondo, attenzione. Poi vabbè, io vorrei escludere un attimo la scena principe di questo anime, che appunto lo sappiamo bene nella puntata 51, dove lui si fa ammazzare per degli ideali, quindi diciamo che non è esattamente la testa di cazzo che descrivono le haters, però come sappiamo le haters guardano solo quello che gli pare e non la realtà. Noi infatti li abbiamo anche esposti, quindi non ho più niente da dire perché mi sembra che parlino da soli, non ho bisogno di argomentarli più di quanto abbia già fatto, quindi niente, adesso sta a voi, commentatemi sotto, ditemi cosa ne pensate, ditemi se vi ricordavate tutte queste cose. Io sinceramente certe cose non le ricordavo, ma vabbè, avendolo visto sempre in italiano e anche anni fa, anche da un'altra prospettiva, perché comunque io anni fa ero prima di tutto un'invasata, una Kishiger convintissima, quindi non facevo caso a queste cose, io facevo caso alla romance, quindi come ho detto prima, tante cose passano in sordina e niente, adesso mi sto convincendo di fare attenzione a tutto e questo post ci tenevo a farlo particolarmente perché secondo me tutte queste clip esprimono veramente qualcosa di importante, cioè fanno vedere effettivamente quello che Kishu è, cioè io credo che sia un personaggio a parte fatto bene, per tutte le sue storie che non stiamo qua a ripetere, ne parliamo in altri post, però in generale io credo che sia un personaggio veramente fantastico, cioè, io adesso sarò anche di parte, però è troppo intenso per descriverlo in 2 parole, non saprei, non sarei in grado, per questo io metto le clip, perché le clip parlano e se ne siete convinti anche voi o se volete replicare, insomma, rispondete sotto, adesso anche io posso dirlo, insomma mettete mi piace, non mi piace, fate partire dei flame, insomma il dibattito è aperto come sempre, quindi alla prossima con altri video che sicuramente farò, e niente, ciao a tutti, buona giornata.